E benvenuti in questo nuovo video. Oggi contenuto un po' diverso dal solito, giustamente, non ci sono partite, quindi di qualcosa bisogna parlare anche per tenerci un po' compagnia tutti, e andiamo un po' a rispondere a quello che è stato un suggerimento di un nostro follower su Instagram che ci ha scritto, Matteo Sartena, che ci aveva scritto sostanzialmente, non mi ricordo bene il messaggio: potreste fare un contenuto sul mercato di futuro. Ovviamente qua in questo caso parleremo non tanto del mercato in entrata, perché c'è un mare magnum di possibilità, parleremo più che altro, sì, faremo un cenno su che tipo di mercato si potrà fare, non tanto sui nomi ma sul tipo di giocatori, no, vedendo un po' questa analisi che andremo a fare, quindi quello, ma soprattutto andremo a analizzare chi nella nostra rosa, in caso di Serie B o in caso rimanessimo in Serie A, potrebbe partire. Quindi prima andiamo a vedere tutti quelli che in caso di B, cioè cosa succederebbe alla nostra rosa in caso retrocedessimo, quindi questo rimane, questo va, questo rimane in prestito, non so, e poi andremo a fare lo stesso con quelli della Serie A, ma vi preannuncio che non cambia poi molto in fondo, perché comunque insomma la linea societaria è un po' quella che adesso andremo un po' a esaminare pian piano e ci arriveremo con calma. Prima di iniziare però vi ricordiamo di mettere like come sempre, perché a noi ci sostenete tanto e a voi non costa niente un like messo adesso in questo momento, quindi mettete like, grazie. E chi vuole può abbonarsi per sostenerci ancora di più, e insomma iscrivetevi, tutto il resto. Che non è ancora iscritto, partiamo subito. Allora faccio un'altra premessa: le valutazioni sono ovviamente basate sul fatto che rimanga Di Francesco, perché ovviamente se Di Francesco a fine stagione finisse male la stagione, nel senso che retrocedessimo, decidesse di arriva un'offerta, rimango nella squadra che mi offre l'offerta in Serie A, chiaramente è un discorso che a quel punto non vale più quello che faremo oggi, però comunque l'analisi è basata sul fatto che Di Francesco mantenga questo modulo, quindi rimanga e mantenga questo modulo, perché giustamente ogni allenatore poi che arriva richiede determinate caratteristiche, quindi non avrebbe veramente più senso a quel punto. E un'altra cosa, ultima, andiamo a dare dei giudizi personali, ma in realtà anche molto realistici. Vado a fare proprio un'analisi vera e propria guardando gli ingaggi, perché è un aspetto fondamentale per capire questo può rimanere, questo non può rimanere, il loro contratto, quindi scadenza questa fine stagione, futuro insomma abbastanza segnato. Insomma, tutte quelle robe lì, quindi saranno delle analisi abbastanza realistiche, ma comunque con dei giudizi assolutamente personali, quindi potete anche dire la vostra o non essere d'accordo con noi nelle nostre valutazioni, appunto. Ultima premessa: i dati sugli ingaggi arrivano da Calcio e Finanza, quindi un sito affidabilissimo in generale, quindi mi aspetto che i dati siano corretti. L'abbiamo usati proprio per andare a vedere quali sono gli ingaggi di ogni singolo giocatore, per capire un po', per fare un'analisi un po' più approfondita, che non sia basata sul nulla o solo sul giudizio personale: questo mi piace, rimane, questo non mi piace, mandiamolo via. Esatto. Guardiamo al dato reale. Partiamo subito e partiamo dai portieri. Quindi abbiamo Radu, Stankovic, Joronen e Grandi in questo momento. 4 portieri, sono tantissimi, ma più per il fatto che Stankovic insomma si è infortunato, quindi hai dovuto prendere Radu perché non ti fidavi di Joronen. Partiamo da Radu. Allora, Radu ha un contratto di scadenza a fine stagione, lo sapevamo tutti quando l'abbiamo preso, è un acquisto a titolo definitivo di fatto, però è un titolo definitivo un po' particolare, perché comunque fino a fine stagione è un po' così, però comunque prende tanto, non pensavo, 1 milione di euro di ingaggio, ossia, vabbè, in questo caso penso siano 500.000 perché è arrivato a gennaio, e quindi se prima io avevo l'idea di dire forse lui potrebbe anche rimanere se Stankovic ha delle offerte, però l'ingaggio è pesante, è molto pesante, e non lo so, cioè in caso, mi sa che in caso di B non verrebbe rinnovato. Questa è un po' la mia sentenza finale, perché comunque avrebbe altre offerte che gli busserebbero alla porta. A giugno sarebbe libero, non è neanche più tuo, e sicuramente qualche squadra di A busserebbe. Sì, anche perché comunque fino adesso ci ha dimostrato di essere un gran portiere e potrebbe anche giocare in altre squadre un po' più di livello, anche in Serie B. Non lo so, forse è un livello troppo basso per lui, perché ha sempre giocato in Serie A all'Inter, poi vabbè ha fatto un po' di esperienze, però comunque lui sarebbe un giocatore a Serie A, secondo me. Sì, ma poi anche l'ingaggio che prende, cioè è un ingaggio comunque importante, quindi
difficile, a meno che tu non cedessi Stankovic. A quel punto puoi sicuramente fargli un'offerta. Esatto. Però appunto che c'è Stankovic, secondo me, visto il tipo di contratto che ha, andresti un po' sul risparmio, dire sono comunque due portieri molto forti, vado a riscattarmi Stankovic che è anche più giovane, e infatti insomma piuttosto si preferirebbe credo mantenere uno Stankovic in casa e lasciaresti semplicemente partire Radu. Stankovic che anche lui è arrivato in prestito con diritto di riscatto da 2 milioni più un 50% sulla futura rivendita per l'Inter. Quindi secondo me insomma un ingaggio un po' più tranquillo, 300.000 euro netti, cioè per me ecco lui è quello un po' destinato a rimanere in caso tra i due portieri che sono stati titolari quest'anno. Sì, anche perché ha l'ingaggio più basso e quindi è più abbordabile per il Venezia avere un giocatore con questo ingaggio, e anche se comunque ha delle squadre che magari lo vogliono, Sì. però comunque lui potrebbe fare un po' di gavetta da noi al Venezia, quindi potrebbe benissimo restare. Però questo dipende anche sempre da che tipo di offerte riceve e se riceve offerte lui o Radu, quindi dipende un po' tutto da come andrà il mercato. Chi riceverà migliore offerta, secondo me, potrebbe andare. Sì, più che altro molto sull'ingaggio, perché Radu di fatto non sarà più tuo, a meno che non lo rinnovi adesso, e a quel punto se lo rinnovi vuol dire che tu sostanzialmente punti su Radu e cedi Stankovic. Lo riscatti magari, ma poi lo cedi. Per me invece succederà comunque il contrario, quindi rimarrà Stankovic, lo vai a riscattare, portiere assolutamente, cioè comunque che dopo l'infortunio deve un attimo risestarsi, quindi quello può essere un fattore sul fatto che possa rimanere, perché magari a inizio stagione avrei detto sta facendo tanto bene, le squadre di A ci hanno messo gli occhi sopra, però a questo punto qui magari deve un attimo riprendersi e tutto, ed è più facile che rimanga uno così rispetto a un Radu in forma, che ha dimostrato che ha esperienza, che ha dimostrato comunque di star benissimo fisicamente, è in forma, in palla. Quindi questa è un po' la nostra analisi. Chiudiamo con gli ultimi due portieri, Joronen e Grandi. Vabbè, Joronen cosa c'è da dire? Che è in scadenza adesso a giugno, quindi secondo me non lo rinnovano, perché per la stagione che ha fatto vedere quest'anno veramente non è al livello, non è all'altezza. Poi non vuole neanche rimanere secondo me a fare il secondo, terzo, quindi secondo me troveranno magari una squadra in Serie B presumibilmente, e lì insomma si chiude l'esperienza con noi, anche perché la stagione è stata davvero pessima, peggiore. Purtroppo non me l'aspettavo, ma è stata così. Grandi, anche lui scadenza a fine stagione come Joronen, però come terzo per me può anche rimanere, cioè se non vuoi pensieri, vuoi dedicarti a altro, per me può tranquillamente rimanere, quindi è rinnovabile assolutamente, poi per le cifre che insomma comunque basse, per me assolutamente rinnovabile. Passiamo ora alla difesa. Noi abbiamo 6 difensori in rosa in questo momento e cominciamo con Izes, che è un po' il capo della difesa che abbiamo adesso, che è un po' la nostra pedina più importante, perché probabilmente è il giocatore in questo momento più forte della rosa in generale, non solo della difesa, e molto probabilmente verrà ceduto, anche perché ha ricevuto un po' di offerte anche negli scorsi anni. E adesso ne sta arrivando anche di più. Esatto. Poi comunque lui non tornerebbe in Serie B, farebbe fatica a tornare in Serie B. Impossibile, impossibile, semplicemente impossibile. Forse è il giocatore per cui siamo più sicuri che possa andare via. Sì, cioè, comunque si sente già parlare di tante offerte anche da squadre importanti, dalle big. Ci sta, perché veramente è un giocatore che hai valorizzato tu, quindi siamo stati bravi su quello, però adesso comunque andrei a fare sicuramente una grossa plusvalenza, perché l'hai preso, mi pare che è arrivato addirittura a 0, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare fosse arrivato a 0, quindi tutti i soldi che arriveranno, le offerte che arriveranno, quella sarà pura plusvalenza, tanta roba. E comunque anche penso che sia proprio la volontà del giocatore di voler rimanere in Serie A in caso noi andassimo in B, e quindi insomma poco da dire, cioè veramente poco da analizzare. Infatti poi ovviamente bisogna vedere come succedono le cose, cosa succede. Noi diciamo adesso le nostre idee di quello che potrebbe succedere, ma non è detto che possano arrivare le giuste offerte nel momento giusto. Ma per me, cioè,
si creerà tipo una sorta di asta tra grandi squadre, quindi il prezzo comunque sale a quel punto lì, e partirà, in qualche modo partirà sicuramente, sceglierà, dipenderà anche molto da lui, dalla sua volontà, però partirà assolutamente, quindi insomma, destino abbastanza segnato, purtroppo, perché è un difensore pazzesco, però appunto dobbiamo fare un'analisi realistica, quindi non possiamo dire è forte, lo teniamo, andiamo sulla realtà, purtroppo. Shin-Tien ingaggio basso, per me molto in linea col discorso finale che andremo a fare, quindi ingaggio basso, giovane, appena arrivato, per me rimarrà assolutamente, anzi sarà uno di quei giocatori che in Serie B potrebbe valorizzarsi, che adesso pian piano sta diventando titolare, di fatto 2 o 3 volte comunque che parte dal primo minuto. Per me in Serie B avrebbe tutto il tempo per un attimo valorizzarsi, far vedere il suo valore, e quindi uno di quel tipi di giocatori che proprio secondo me quasi 100% rimane, e che anzi saranno titolari la prossima stagione in caso di Serie B. Poi Kandé, che è arrivato con un prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro circa. Sì. Come ingaggio prende 150.000 euro netti, quindi fattibile, può benissimo restare, l'hanno preso quest'anno, quindi comunque ci puntano, è giovane e sì, può crescere benissimo al Venezia. Sì, è proprio in linea anche quello, ma poi più che altro comunque 1 milione di euro di riscatto circa, questo non sono sicuro, ma dovrebbe essere così, da quel che mi ricordo, non ho la certezza matematica. E comunque è un giocatore che secondo me ha dimostrato, cioè comunque sembra un giocatore valido assolutamente, anche per il nostro campionato, e può tranquillamente tornare, cioè venire in Serie B con noi in caso, perché tra l'altro anche credo che venisse cioè lui dal Metz, l'abbiamo preso dal Metz, che era nella Ligue 2 francese, nella Serie B francese, e quindi comunque non lo vedrebbe come un salto indietro troppo eccessivo, insomma. Sì, questo è un colpo comunque di Antonelli, cioè si vede proprio che è un suo colpo, e fatto bene, è ragionato, è perfetto per il Venezia in questo momento. Sì, pienamente in linea, insomma, con il tipo anche di calcio che vorrebbe Di Francesco, no? Quindi secondo me, ecco, uno di quelli che potrebbe tranquillamente rimanere, avere un posto importante. Sì. Ce l'ha anche adesso, figurati, in Serie B. Poi Marcandalli. È arrivato con un prestito secco che scadrà quest'anno, a giugno, e con Di Francesco non ha reso, comunque non piace a Di Francesco, non lo fa mai giocare, l'avrà fatto giocare 2 volte, non lo so, comunque poco e niente, e quindi non c'è niente da dire su di lui. Sì, no, lo lasciamo andare, lo lasciamo tornare al Genoa, e non facciamo, penso, nessuna trattativa per prenderlo, a meno che, non so, ci puntiamo, ma non me lo aspetto, non me lo aspetto assolutamente. Passerei direttamente invece a Svoboda, che adesso è infortunato, quindi infortunio bello pesante, prende poco relativamente, comunque 300.000 netti rispetto al valore della rosa, chiaramente prende poco, per noi prende tanto, però comunque per il valore della rosa prende poco. Secondo me comunque mercato difficilmente, cioè è difficile che ce l'abbia, perché comunque viene da un infortunio importante, e comunque ormai è quasi una bandiera, si può dire, per noi, e ormai ha tanta esperienza tra A e B, quindi anche quello può essere sicuramente un punto a nostro vantaggio. Speriamo che si riprenda bene dall'infortunio, ma comunque anche lui in scadenza 26, questo è un dato importante, però onestamente un accordo per il rinnovo si può trovare un po' sulla fiducia, nel senso che nella speranza che si possa riprendere bene, però comunque è sempre stato affidabile, dai, onestamente non riesco a... Sì, ha fatto quel carolinino all'inizio stagione, però tutti facevano un po' di disastri all'inizio stagione, quindi perdonabile. Ha fatto anche stagione ottima, la stagione della promozione, cioè con noi da una vita, quindi semplicemente direi che si potrebbe rinnovare, lo manteniamo, perché esperienza Serie B ne ha parecchia, ha dimostrato che è un giocatore di assoluto livello per quella categoria, quindi per me può rimanere assolutamente con un rinnovo a cifre ragionevoli come quelle che ha, un leggero aumento magari, non lo so, o alle stesse, perché effettivamente viene da un infortunio. Sverko invece prende 450.000 euro netti, e anche lui in scadenza nel 2026. Ora è infortunato, come sappiamo, ormai è fuori da un po' di partite, però comunque ha fatto vedere di poter stare benissimo al Venezia, e anche in caso di B, secondo me,
lui seguirebbe il Venezia, anche perché ha esperienza in Serie A, in Serie B, cioè, ce lo teniamo, e non ho mai sentito offerte che volessero prendere Sverko, quindi... Ma mi pare che la Sampdoria un po', però anche lì Serie B, sempre sì. Serie B, quindi sì, cioè, secondo me sì, sono d'accordo, nel senso, anche per mantenere un po' di esperienza in squadra e per non rivoluzionare totalmente, cioè se tanto finiamo in Serie B, tanto vale tenerlo, uno così comunque è un giocatore di buon valore. Poi se arriva una buona offerta, non dico che assolutamente è vietato venderlo, ci sta. Diciamo che per me puoi tenerlo, però se arriva l'offerta giusta così puoi anche cederlo, quindi non faccio, non mi arrabbio né in un caso né in l'altro, Esatto. Quindi cioè, per me può rimanere. Comunque è in scadenza nel 2026, quindi c'è da fare un rinnovo anche per lui se vuoi tenerlo. E diciamo che a cifre anche lui, stesso discorso di Svoboda, cifre ragionevoli, puoi anche tenerlo, comunque è un giocatore che per me ha assolutamente dimostrato il suo valore, quindi per me può rimanere. Passiamo alla zona dei terzini esterni, ho un po' raggruppato così tra i terzini esterni, quindi sia Zerbin che Zampano che Abs che Sagrado e Carboni, e anche Ellerson l'ho contato, ma di fatto non è più nostro, è comunque un prestito, di fatto ufficialmente è un prestito. Quindi andiamo subito con Zerbin che prende 300.000 netti, pensavo di più, non lo sapevo, è praticamente arrivato con la formula del prestito con diritto e fino al termine della stagione che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ovvero la permanenza in Serie A. Sì. A 3 milioni e mezzo di euro. Diciamo che nel caso che stiamo analizzando noi non ci siamo salvati, quindi a quel punto lì comunque penso che il riscatto sarebbe sempre 3 milioni e mezzo, però avresti solo il diritto di se vuoi te lo riscatti, se no torna a Napoli. Non so, diciamo che la cifra è altina però sì, comunque ha preso il posto di Zampano, quindi ha dimostrato di essere un giocatore all'altezza, tanta esperienza in Serie A soprattutto. Sì, buono, dai. In Serie B secondo me comunque non verrebbe, anche perché probabilmente non lo riscattano, pensando che l'obbligo è troppo alto, 3 milioni e mezzo secondo me per Zerbin in questo momento, che non abbiamo proprio bisogno di un giocatore del genere. Per me invece se tiri Di Francesco e mi pare che appunto che ha tolto al posto Zampano, per me ne vale la pena spenderli, perché secondo me ha tolto il posto a Zampano in primis, la cifra è alta sì, ma se vuoi un titolare, se Di Francesco ci punta tanto vale farlo, e in quella zona di campo lì saresti a posto, perché anticipo Zampano comunque un mini rinnovo glielo farei e tutta la fascia destra tu sei a posto giocando così, se continuassimo a giocare così. Quindi per me invece potrebbe anche rimanere. Sicuramente devi un po' vedere se è lui motivato per rimanere in Serie B. Quello è un fattore da valutare assolutamente, perché non voglio che risucceda le cose che sono successe la scorsa volta quando siamo retrocessi in B con giocatori che avrei di primo acchito ho detto cavolo, però ok in Serie A non andavano bene, ma in Serie B devastiamo, e invece no, perché conta tanto anche quanto sei motivato, quindi se lui è motivato, se lui va bene, per me può tranquillamente rimanere, va riscattato e ci punti, e comunque insomma avresti una risorsa molto importante in quella zona di campo lì. Insomma, Di Francesco mi pare che sia stato abbastanza plateale, no? Sì. Appena arrivato, posto da titolare. Zampano rifilato in panchina e non vede più il campo. Quello po' mi dispiace, perché comunque Zampano non ha mai fatto male. E è anche più difensivo di Zerbin, forse, che in quella posizione forse è anche più importante avere una persona che vada più in difesa. Comunque l'ingaggio di Zerbin non è neanche troppo alto, quindi no, infatti per quello sarebbe ottimo anche tenerlo. Infatti ultimamente la tendenza è un po' va bene che ti pago anche piuttosto l'acquisto titolo definitivo, il cartellino, ecco, lo pago bene, lo pago alto, ma se hai anche un ingaggio basso è un'operazione che si può fare. Il problema sono sempre gli ingaggi alti, cosa che in 2 o 3 casi che adesso arriveremo ci sono, e quelli sono i veri danni, perché poi non ti permettono di cedere giocatori che magari avrebbero un minimo di mercato, ma appena una squadra vede il tipo di
contratto che ha quel giocatore lì si tira indietro perché dice non possiamo accordarci. Parliamo invece di Zampano, che in scadenza a fine stagione quest'anno prende 220.000 netti, che sono comunque pochi. No, assolutamente. E c'è una trattativa probabile per prolungare il contratto, almeno io spero, perché comunque me lo terrei benissimo anche in Serie B, comunque ha sempre giocato in Serie B alla fine, è arrivato quando eravamo in Serie B. Quindi. Mi pare che Antonelli gli offrisse 1 anno e invece il suo procuratore di Zampano chiedesse almeno un biennale. Semplicemente era un po' quella la questione, poi non so se si è andati avanti o si è arrivati insomma a dire no, non facciamo più niente, non ho idea, non ho idea, vedremo di qui a pochissimo, certo. Di qui a pochissimo. Sì, assolutamente, comunque per l'esperienza che ha, me lo terrei, certo. È comunque un terzino esterno, con noi sempre fatto l'esterno, di buona qualità assolutamente, affidabile, quindi anche in caso di B, che è sempre il campionato in cui è praticamente sempre giocato, assolutamente affidabile, al di là che comunque adesso vada per mi pare 31, 32, non mi ricordo, e comunque appunto denota esperienza e me lo terrei ancora per 1 o 2 anni, tanto non lo puoi cedere perché non ti fanno acquisti con questa età qua, quindi tanto vale tenerselo, un giocatore di assoluta affidabilità, è semplicemente questo, però, non vado ad aggiungere altro. Però comunque nelle ultime partite da gennaio stiamo vedendo che fa il panchinaro e dobbiamo anche vedere se lui è d'accordo con questa cosa, perché se dovesse rimanere Zerbin lui sa che farà la panchina, non giocherà quasi mai o entrerà dopo. Certo. Quello è un fattore da valutare. Esatto, quello è importante perché non penso che Zampano voglia rimanere in panchina per tutta la prossima stagione. Però magari l'età... Per l'età dice, ci sta. Non lo so. Arrivato a questa età dice, ci posso stare, comunque non è detto, in una stagione possono succedere tante cose, tanto magari in una parte di stagione ti trovi titolare, un infortunio è sempre lì nascosto e quindi può essere che prenda il posto lui da titolare, quindi secondo me lo potrebbe anche accettare, ecco. In una squadra chiaramente che lotta da subito per cercare di tornare in A, in questa ipotesi che stiamo facendo. Arriviamo al punto dolente pazzesco, sia Aps, prende 2,5 milioni di ingaggio, ovviamente ha il decreto crescita, quindi ha delle, diciamo, siamo parzialmente, come dire, coperti. Sì, ma non del tutto chiaramente, perché fa il suo, ma sto decreto, poi non sono un economista, non sono uno esperto di queste robe qui, quindi so che ci sono però dei vantaggi, però comunque un ingaggio folle che viene dalla gestione Menta, sappiamo tutti cosa ha fatto da questo punto di vista, ok giocatori, ok valutazioni, per i contrattini erano un po' altini direi, no? Cioè, arriviamo quasi al fallimento per questa gestione malsana di calcio che ovviamente adesso Antonelli ci sta mettendo le mani anche molto bene, bisogna dire, perché è difficile. Sta cercando di rimediare tutti gli errori non è facile, non è facile. Esatto. Comunque è un giocatore che appunto per il suo ingaggio, il discorso che facevo prima, è difficile cederlo, perché con quello stipendio lì, anche con una squadra che si è interessata, si prende paura e non ti fa nessuna offerta. Ha ancora il contratto fino al 2026, il contratto è pure lungo. Quindi non dico che il giocatore sia solo un peso, per l'ingaggio sì, però comunque in campo quando ha giocato per me non ha mai fatto malissimo, per carità il suo contributo l'ho sempre dato. Sì, però dispiace che comunque prenda una cifra così alta e non giochi mai, non gioca praticamente mai ormai. Quelle sono scelte tecniche. Ha fatto le prime partite, sì, comunque sono soldi buttati in questo senso. Purtroppo è uno di quei pochi giocatori rimasti da quella gestione che ti pesa ancora, quindi non lo so, cioè, essendo onesti, per me rimane non tanto per una scelta tecnica, ma appunto perché l'ingaggio alto ti costringe a questo. Poi se arriva l'offerta di qualcuno disposto a tutto, facciamo festa, ma probabilmente rimarrà, ma non è un discorso tecnico veramente, è proprio un discorso di ingaggio, perché poi queste robe si vanno a ripercuotere su quanto tu puoi fare sul mercato, per quello bisogna comunque prestare attenzione agli ingaggi, non è solo una questione di essere, come dire, delle calcolatrici tra virgolette, no? Sì, poi dipende anche se è un ingaggio così alto, non arrivano troppe offerte ma da no, squadre, ma non ti arrivano. Non ti arrivano praticamente. Cioè, o di prestito che dice, guarda, sono disposto. Che ha fatto negli ultimi anni. Sì, il Genoa che era arrivato, non so, comunque quello è un po' il discorso. Arriverà a scadenza, intanto te lo tieni ed è comunque una riserva barra titolare, per me più riserva,
di assoluto valore, insomma, anzi, cioè comunque ha fatto anche più ruoli quest'anno, si è applicato assolutamente, è stato disponibile, ha dovuto fare anche il braccetto sinistro quando eravamo in super emergenza in difesa, quindi dal punto di vista dell'impegno non ho nulla da dire, ragazzo. L'ingaggio è importante, però vabbè. Arriviamo a Sagrado. Sagrado prende 300.000 euro netti e ha fatto pochissime apparizioni questa stagione, comunque non mi ha detto niente in queste partite che abbiamo visto. Potrebbe benissimo rimanere da noi al Venezia, anche in caso di B, anche perché l'ingaggio è basso e potrebbe valorizzarsi benissimo anche in Serie B e potrebbe avere anche più spazio rispetto ad adesso. Sì, ma perché anche per le poche apparizioni appunto difficile che ci siano squadre che ti bussano alla porta, quindi cioè, io onestamente non vedo tutto questo valore nel giocatore, però appunto per il discorso che hai fatto è probabile che rimanga, perché comunque ingaggio abbordabile, è un ragazzo giovane, l'hai preso da poco quest'estate, quindi sì, ci hai puntato sì, nel lungo termine comunque. Esatto, ci hai anche speso perché è un acquistatore definitivo e quindi devi valorizzarlo in qualche modo, devi insomma tornare dall'investimento fatto e magari in B, cioè, lo metti un po' più in mostra, non lo so, però anche lì se arriva una buona offerta non dico di no. Cioè, sì, però è difficile comunque. È difficile, però vabbè, comunque insomma quella è stata un po' la nostra valutazione, probabile rimanga, ma insomma non tanto per un giudizio tecnico, ma perché insomma l'ingaggio abbordabile devi valorizzarlo per evitare di fare minusvalenza, insomma tutti i discorsi un po' più tecnici. Carboni invece, vabbè, è qua in prestito secco, l'abbiamo preso a gennaio, semplicemente lascerei scadere il prestito fino a... anzi non l'abbiamo preso a gennaio. No. Vabbè, mi sono impazzito. Inizio stagione, vabbè. Però non ha mai giocato, quindi è come se l'avessimo preso vabbè, esatto. a gennaio. Lasciamo per me scadere il prestito semplicemente. Sì. Giocatori sinceramente in cui non ci ho visto nulla di particolare. Per carità è stato utile contro il Como, si è procurato quel rigore. Però. Vabbè, basta. La sua unica cosa in questa stagione, sì, anche esatto. Perché non ha giocato, quindi poco No, niente. ma onestamente al di là di quello proprio da quel che ho visto non dice niente come giocatore. A me, poi non so, ma non capisco niente di calcio, probabilmente. Facile. Ed Ellerson per chiudere, però anche lì il discorso cioè finisce il prestito, va al Genoa, cioè è già chiuso a 3 milioni e mezzo, ci hanno già dato i soldi e basta, cioè, scadrà il prestito. Questa cosa io non l'ho capita, questa azione di mercato di gennaio tra l'altro, non lo so, perché i soldi comunque non ti arrivano adesso, non l'hai fatto per i soldi, no, l'hai fatto, ti rimane come giocatore, ok, in prestito. Però penso che ci abbiano già pagato, cioè nel senso che ci hanno pagato ma ce l'hanno ridato in prestito, quindi semplicemente niente, chiude la stagione qui, ci saluta e poi va lì insomma comunque hai un giocatore che hai valorizzato, comunque hai fatto un minimo di plusvalenza sicuro perché l'hai preso quella volta là dallo Spezia se non ricordo male e quindi insomma come cessione va anche bene, però potevi anche cederlo un po' di più forse. Però comunque non so quali sono le cifre che girano, però comunque questa è la valutazione, è già segnata, ecco. Il destino era già segnato, non è che tanto una valutazione. Visto che la situazione sta andando un po' per le lunghe, dividiamo il video e lo facciamo in 2 parti, quindi andiamo a analizzare. Adesso abbiamo analizzato portieri, difesa e terzini esterni. Nel prossimo video faremo centrocampisti e attaccanti, quindi perdonateci, ma è comunque un'analisi abbastanza lunga e piuttosto di fare un video gigante diventa un film praticamente e lo facciamo vedere su Netflix più che su YouTube e quindi dividiamo il video in 2 parti e così avete anche 2 video da vedere, probabilmente 2 video lunghi. Adesso vedremo quanto verrà la seconda parte e comunque chiudiamo con il solito è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.